Grazie intanto a tutti gli intervenuti per le molte sollecitazioni. È difficile dare risposte, ma abbiamo preso nota di tutto e in particolare del tema centrale, che è quello di come sia all'interno del trattato esistente, compito nostro, sia nell'ambito di modifiche, meglio rispettare il principio di sussidiarietà e soprattutto quello di proporzionalità, perché il tema della multilevel governance è da sempre questo, cioè come rispettare il principio di proporzionalità e garantire quindi che le regole europee non violino la possibilità autonoma dei governi nazionali e locali, ma anche delle forze della società civile di organizzarsi senza che questo significhi che l'Unione deve mettere regole che modificano nel profondo anche tradizioni, diversità e che quindi vadano a violare la sostanza del processo democratico di ogni Paese. È un tema molto complesso, ma io credo dobbiamo, lavorando sul Better Legislation, che è un rapporto che, come sapete, è già stato presentato dalla Commissione, sul quale abbiamo iniziato anche come Commissione a lavorare, e non siamo la sola Commissione, siamo più di una Commissione, ma ci lavoriamo tutti. Nel nuovo accordo interistituzionale bisogna cominciare a tenerne maggiormente conto, e per il momento il documento presentato, devo dire fra parentesi, non è affatto soddisfacente da questo punto di vista. Io credo che molti hanno ricordato un tema che è molto complesso, è quello dell'enorme diversità dei poteri regionali e locali nei diversi paesi dell'Unione, dovuti anche all'estrema differenza di dimensioni e alle differenze storiche di organizzazione. E quindi c'è un problema, questo è un problema che non potrà che affrontare il collega Verhofstadt, che è quello di riconoscere anche l'organizzazione subnazionale degli Stati. Ci si ferma per ragioni di sussidiarietà al rispetto dell'organizzazione degli Stati, ma questo non può significare che non se ne tiene conto poi nel processo legislativo e nella multilevel governance europea. Credo che questo sia un punto complesso, ma che insieme al CDR dobbiamo imparare ad affrontare. O si accetta il fatto che anche nella legislazione europea rispettare il principio della sussidiarietà vuol dire ammettere che esistono profonde differenze organizzative e di competenze negli Stati, o non se ne esce da questo problema. E chiaramente questo ha anche una rilevanza rispetto alla possibile diversa organizzazione del Consiglio europeo. Io credo che da un lato una trasformazione del Consiglio in una vera seconda Camera, in un Senato dell'Europa, rappresentativo degli Stati, non potrà non tenere conto del fatto che gli Stati hanno un'organizzazione diversa, cioè che in alcuni Stati le regioni hanno potere legislativo e quindi devono essere tenute in conto. Ma in secondo luogo migliorerà anche il rapporto con un'assemblea come il CDR, che rappresenta tutto il sistema locale, anche quello che non ha potere legislativo, e che dal Consiglio non viene praticamente mai ascoltata. Il Parlamento ha migliorato, ha stabilito anche un rapporto preciso attraverso un accordo con il Comitato delle Regioni. Altrettanto non ha fatto il Consiglio, che pure è colegislatore e che quindi dovrebbe tenere conto della multilevel governance e del rispetto dei sistemi di governo locali e regionali, che siano a potere legislativo o no, perché il loro compito nell'Unione Europea è altrettanto importante anche quando non hanno poteri legislativi. Quindi su questo tema molti hanno ricordato più cose. Io ringrazio anche tutti quelli che hanno ricordato il fatto che
l'utilizzo di strumenti come la cooperazione rafforzata e strutturata ci può permettere di rispondere subito alle sfide di adesso. Io concordo con quanto richiamava prima il collega Verhofstadt, noi siamo a oltre il 70% di cittadini che chiedono di assicurare una difesa comune all'Unione Europea. Si può fare all'interno del trattato e quindi io credo bisogna farlo. Grazie a tutti quelli che hanno ricordato questo, la politica estera comune, la politica di sicurezza. Ormai parlare di politica estera o di politica di sicurezza sono due facce assolutamente della stessa medaglia ed è estremamente importante. E naturalmente tutto il tema di una politica economica e fiscale che affronti anche il tema delle differenze, delle disuguaglianze, della crescita del ritorno alla crescita delle differenze fra Stati e fra regioni dell'Unione Europea che a poco si stavano riducendo. Su tutto questo ovviamente noi non possiamo entrare nel merito, entreremo però nel merito istituzionale, cioè negli strumenti che possono permettere di affrontare queste questioni. La volontà politica per affrontarle non la possiamo mettere noi individualmente, ce la devono mettere i cittadini, i popoli e i governi dell'Europa, ma i governi dell'Europa sono anche quelli locali e regionali e il vostro supporto in questa battaglia per un'unione che sia al tempo stesso più solida, più forte politicamente, ma anche più rispettosa delle differenze e delle diverse competenze, voi ci potete dare, credo, una grande mano. Grazie. E poi naturalmente ci rivedremo quando, sulla base del vostro testo, avremo di nuovo un dialogo con voi. Grazie.